Dove è sbucato questo qua? Non lo so, caspita. Porca puttana. Cioè noi eravamo qua che stavamo facendo le nostre, come dire... No, stavamo scendendo, poi abbiamo sentito un rumore e siamo risaliti perché c'è quel signore lì. Mamma mia. Ma da dove è sbucato? Non lo so, non c'era. Non c'era? Non c'era. Ma porca vacca, che è il colmo sto posto. O era dietro di noi mentre risalivamo il sentiero. E che sta girando intorno. Sta girando intorno. Cioè ragazzi, vabbè, facciamo finta di niente perché io non ho più parole. Sì, no, Non ho più parole. Esatto. Ciao amici, benvenuti sul canale. Che dire, siamo ritornati al Palodina. Bisognava ritornarci, ma è una sorta di come il mal d'Africa, sì, c'è il mal di Palodina. C'è il mal di Palodina, però stavolta ragazzi siamo andati in condizioni completamente diverse, senza Cristian e Ilaria che ma proprio in condizioni completamente diverse. Là era notte, era estate, faceva un caldo bestia, qui era primavera, pioveva che Dio la mandava, abbiamo rischiato un frontale con un contadino all'inizio, insomma di tutto e di tutto. Più e una poi, mandria di capre che stava arrivando. Vabbè. Se avete visto la nostra vecchia ispezione al Palodina con Cristian e Ilaria vi sarete ricordati che abbiamo trovato di tutto e di più, avvistamenti, luci strane e che veramente non sappiamo ad oggi a cosa corrispondano e come mai le abbiamo viste, da dove sono saltate fuori, perché da una diventavano 20, perché da 20 diventavano una. L'albero marcio del quale siamo andati che ci ha fatto perdere l'orientamento, ci ha fatto quasi discutere perché insomma Cristian voleva portarci a Pian di Lago, poi non siamo riusciti a arrivarci ma siamo tornati per ben 2 volte all'albero marcio. Come si dice, non c'è 2 senza 3, eccoli qua. I 2 sono andati la terza volta e che ci ha fregato ancora l'albero marcio ci ha fregato, ci ha fatto ritornare lì e in quel frangente quell'omino che è spuntato dal nulla. Veramente lì non riusciamo a darci una risposta, anche se è possibile, anzi è sicuramente possibile perché è avvenuto che una persona sia spuntata come eravamo fuori in giro noi, esatto. Però non l'abbiamo sentita ragazzi, noi abbiamo camminato 2 ore in quel bosco completamente da soli e se ci fosse una persona dietro che cammina, insomma prima o poi uno si accorge che dietro qualcuno ti calpesta i tuoi passi, ma anche perché appunto spacchi un rametto, sì, tutto può succedere. Pioveva, insomma uno si dovrebbe accorgere se c'è una terza persona vicina. Niente, e insomma da un momento all'altro è spuntato fuori uno con un ombrello e insomma a me è venuto un colpo. Certo, perché voglio dire, ti trovi tutto d'un colpo una persona che è lì che gira, ma poi dove? All'albero marcio. Stavamo scendendo quella famosa discesa che dovrebbe condurrà sicuramente a Pian di Lago, ma ancora siamo ritornati all'albero marcio e nel frattempo è spuntato fuori il Signore. Insomma io non lo so, quel punto lì molti ci hanno scritto, ci continuate a scrivere perché riceviamo ancora oggi delle email sia private che sul commento in merito al video, che può essere un portale. Insomma queste sono cose veramente difficili da comprendere per insomma teste povere come le nostre, però noi vi raccontiamo la nostra esperienza, quello che noi viviamo lì sul posto, e ne abbiamo vissute perché voglio dire tante, ce ne sono state tante, però da lì a essere esperti della materia quello no, cioè voglio dire però le stranezze che si sono vissute, quelle come quella la pietra che abbiamo trovato con questa scritta strana che adesso è al vaglio della nostra amica della nostra Francesca che è esperta, come sapete, di queste cose, e che vediamo se riesce a ricavare qualcosina, se riesce a capire qualcosa. Il sacco che prima era appeso al ramo come sempre, e poi al nostro ritorno è ritornato era sempre giù. Lì, ma era giù, cioè è ritornato, è stato le macchine. Allora noi nel vecchio video avevamo fatto presente che quelle strade sono molto strette e fatica persino a passare 2 persone una accanto all'altro. Ecco, invece lì abbiamo scoperto quantomeno, e questo è positivo, che una piccola jeepina ci può passare. Però la jeepina che abbiamo visto in questa occasione, nell'occasione del video di lunedì, da dove è saltata fuori noi non l'abbiamo sentita e non l'abbiamo vista soprattutto, e insomma, all'andata di sicuro non l'abbiamo vista, c'era, e al ritorno l'abbiamo vista passare
passare, ma da dove è arrivata, cioè non l'abbiamo vista per tutto il tragitto d'andata e per parte del ritorno, se non quando l'abbiamo sentita arrivare. E nel video l'ho fatto presente, il signore che abbiamo visto in prossimità dell'albero marcio mi sembrava avesse un giubbotto molto diverso dalla persona che guidava la macchinina, la jeepina, e per cui chi era quella persona, da dove è saltata fuori, non lo so. È vero, si dice che lì ci siano installazioni militari segrete per tenere, insomma c'è una sorta di cover up, no, dell'italiano, e quindi si mettono in segretezza situazioni di tipo ufologico, quindi ci sono installazioni militari, i Men in Black, insomma tutte queste cose che si sentono dire del Palodina. Una cosa è certa, una macchina lì non può passare, e se può passare si ferma per forza ad un certo punto. Sì, perché non puoi, la strada diventa più stretta e non puoi più andare avanti. Esatto, cioè quindi diventa dove era quella difficoltoso. macchina non lo so, è passata non si sa. al ritorno, mentre all'andata non l'abbiamo vista. Le macchine arrivano fino a un certo punto, perché fino a un certo punto ci sono un paio di casupole lì dove ci abita gente assolutamente normale, ma poi il bosco diventa fitto e lì le case non ci sono. Ma poi ci sono anche più. divieti, ci sono i cartelli di divieto, esatto, che impedisce, cioè non puoi andare. Non puoi andarci, sì. Avranno sicuramente il permesso i proprietari di quelle 2 o 3 casette che, come avete visto, si incontrano durante il tragitto, ma poi però quella jeepina almeno è passata. Sì. E quindi poi quella un che abbiamo minimo, trovato però al ritorno, esatto, quando eravamo nella casa di quest'altra persona che era passata. Insomma, il Palodina continua ci riserva sempre sorprese, ragazzi, sempre sorprese. Lara ha detto: fammi una cortesia, non portarmi più, però insomma anche mi se sa ci che sto ci tornerei, anche se ci sto ripensando, anzi lasciate nei commenti se volete che ci torniamo o no, perché infatti, se c'è un'apoteosi di sì ne partiamo stasera. A questo punto, cioè, a Pian di Lago, Pian di Lago non lo voglio vedere, voglio comprare una casa a Pian di Lago, c'è questa almeno, curiosità, cioè, lo voglio vedere a questo punto. Sì, no, ho detto non portarmi più al Palodina, ma non perché ci mancherebbe, perché effettivamente pur essendo un bosco meraviglioso, un monte stupendo, senti questa aria un po' di oppressione, però è meraviglioso. Tra l'altro al ritorno abbiamo visto una bellissima scena da fiaba, un Bambi fermo, proprio un Bambi, è vero, un Bambi fermo in mezzo alla strada. Noi ci siamo fermati per paura di spaventarlo e che scappasse via, magari correndo, facendosi male, e lui pian piano se n'è andato via. Cioè ti fanno prendere, ti fanno aprire mente, cuore e tutto. Sono scene meravigliose, sono scene meravigliose, però situate, localizzate in un posto pieno di misteri. Perché addirittura si dice che lì ci sia anche il mostro del Palodina. Christian ce ne aveva raccontato, spesso l'ha raccontato sul suo canale, andatelo a vedere ovviamente, ma l'ha detto anche nella nostra vecchia ispezione sul Palodina dell'anno scorso. Questa creatura ci sono molte leggende e molte situazioni strane. Io mi ricordo, scusate se ci stiamo dilungando, ma le cose da dire sul Palodina sono sempre tante, forse troppe, però mi ricordo un video che non è né di un Ghost Hunter né di un Urbex, era semplicemente un video informativo della regione Toscana che aveva messo in onda da qualche parte, e mi ricordo un'intervista che fecero a un signore che aveva in braccio la propria figlia, che era una bimbetta piccola, e lui raccontava una volta dicendo: io sono stato vicino in prossimità ai piedi del Palodina e una sera ho visto una luce molto accecante, molto forte, e la mattina mi sono recato con mia figlia a fare una passeggiata e ho visto una bruciatura sul terreno da dove stazionava questa luce. Insomma, era una persona tutta d'un pezzo, un padre di famiglia, non era un coglione, scusate il termine, però insomma ci sono situazioni veramente paradossali su quel monte. E poi lasciamo da parte, volendo, l'aspetto ufologico, lasciamo da parte il mostro. Il Palodina racchiude anche leggende in merito al piccolo popolo. Per chi ci crede. E insomma, anche per le streghe, anche delle streghe. Giusto, Quindi noi siamo stati, il video ve lo ricordiamo, alla cascata delle streghe. Lì durante il percorso quello spiazzo che ci aveva a suo tempo indicato Christian, la piana, no? Questa piccola piana, un campo dove c'erano i Sabba.
tante cose. E poi c'è anche la Quercia della Strega, che è un'altra leggenda, che però è un pochino più distante. Da un'altra parte, lì, però quella zona è pregna, è carica. È molto pregna e carica di storie, vere, meno vere, leggende, non leggende. Ci tocca tornare. Ci tocca tornare. C'è da fare. Vai a fare i bagagli subito via. E si parte. Vabbè ragazzi, se il video vi è piaciuto questo, ma soprattutto quello del Palodina, lasciate un like e scriveteci sotto nei commenti se volete che si torni magari con Christian, perché insomma se andiamo in Toscana, quel giorno lì lui doveva venire con noi ma aveva da lavorare, quindi poverino non è potuto riuscire. Noi ci siamo avventurati un po' come sempre. Anche Laria lavorava, per cui poveretta, no? Anche lei non è riuscita a farci compagnia, però abbiamo pensato bene di andarci noi con tutti i rischi del caso, perché poi Christian conosce le strade giuste. Caspita, lui sì, ma noi siamo andati dritti tipo gita scolastica e poi abbiamo trovato dei casini inenarrabili. Va bene, allora se il video vi è piaciuto un like, condividetelo, ditelo ai vostri parenti, amici, nonni, zii e alla prossima. Ciao.